Shirley Temple. This is station L. Vi ricordate di lei? La famosa Riccioli d'Oro, l'enfant prodige del cinema anni 30, attrice, cantante, strepitosa ballerina di Tip Tap, conquistava il pubblico con la sua dolcezza e vivacità, interpretando il ruolo di bambine dotate di una saggezza impressionante per la loro età. E se vi dicessi che dietro a quell'adorabile sorriso si nascondeva una terribile realtà? Una realtà fatta di sfruttamento, abusi e molestie, normalizzata dall'intero sistema di Hollywood e dagli stessi genitori di Shirley, in nome del successo e del denaro ottenuti grazie a quella piccola gallina dalle uova d'oro. Questo è l'horror dietro la storia e oggi percorreremo gli orrori dietro all'immagine patinata della bambina più amata d'America, Shirley Temple. Shirley Jane Temple nacque nel 1928 a Santa Monica, in California, durante il periodo della Grande Depressione, fatto non trascurabile che avrà grande rilevanza nella sua carriera, ma vedremo dopo il perché. I suoi genitori sono George Temple, un affarista e banchiere, e Gertrude Krieger, una casalinga ex ballerina. I coniugi hanno prima 2 figli maschi e poi con grande gioia della madre arriva Shirley, l'unica figlia femmina, su cui Gertrude proietterà i suoi sogni di gloria irrealizzati. Se lei come ballerina non aveva sfondato, Shirley forse ce l'avrebbe fatta. Puntò tutto su di lei, tanto che appena la piccola imparò a camminare, la iscrisse a soli 3 anni alle lezioni di ballo della Meglin's Dance School di Los Angeles. Gertrude iniziò anche a farla partecipare a continue audizioni ad Hollywood, ma la carriera di Shirley iniziò quando Charles Lamont, direttore di casting della Educational Pictures, visitò la sua classe. Benché Shirley si fosse nascosta dietro un pianoforte, fu scelta da Lamont, invitata alle audizioni e quindi assunta dalla Educational. La bambina aveva molto talento, ma un aspetto un po' troppo ordinario, quindi decisero di cambiare la sua immagine. I produttori cinematografici si ispirarono al look di Mary Pickford e per donarle un viso ancora più fiabesco e fanciullesco, i capelli castani di Shirley vennero tinti di biondo e acconciati in boccoli. La madre iniziò a sistemare ogni mattina i capelli di sua figlia in 56 boccoli perfetti. Perché 56? Non si sa. Sta di fatto che l'acconciatura divenne sinonimo del nome della bambina, riconosciuta nel cinema hollywoodiano come la versione umana di Riccioli d'Oro. Ora Shirley era pronta per diventare una star da sfruttare al massimo, nei tempi e nei modi peggiori. A soli 3 anni la bambina avrebbe dovuto girare per contratto 26 short films in 2 anni, 8 dei quali facevano parte di una serie intitolata Baby Burlesque, in cui i bambini interpretavano degli adulti. Lo scopo era fare satira su grandi film, star del cinema, celebrità ed eventi di attualità. Far recitare i bambini come degli adulti era una moda dell'epoca, tutti li trovavano divertenti. Ma il divertimento a volte poteva scadere in qualcosa di ambiguo e inquietante, come nelle scene di War Babies, il primo della serie Baby Burlesque e primo ruolo accreditato di Shirley. I piccoli attori avevano costumi da adulti, ma nella parte inferiore indossavano pannolini fissati con grandi spille da balia. Shirley interpretava la parte di una ballerina esotica barra di nome Charmaine, che lavorava in un bar per soldati. Nel corto balla intorno al bar con un top a spalle scoperte e viene osservata dai bambini soldato. La chiamano Baby e cercano di conquistare le sue attenzioni regalandole dei lecca lecca e lei in cambio li abbraccia, il che sembra rappresentare in maniera edulcorata lo scambio di denaro in cambio di favori sessuali. Il lecca lecca oltretutto diverrà un accessorio ricorrente nell'iconografia della figura di Lolita. In un altro di questi corti, Politics a Washington, Shirley interpretava una specie di amante prostituta di un senatore, interpretato anche lui da un bambino. In una scena riceve una telefonata che le dice di sedurre il senatore per farlo lavorare in suo favore. Arriva nel suo ufficio avvolta in perle e gli dice che è lì per intrattenerlo. Più tardi lo abbraccia e lo bacia sulla bocca. Questi corti sessualmente allusivi all'epoca non scandalizzavano nessuno. La
l'organizzazione dei bambini era la norma e Shirley divenne il caso più celebre della storia del cinema. A questo punto viene da chiedersi perché i genitori hanno permesso che la figlia interpretasse questi ruoli. Anche loro non ci vedevano niente di male? Tutto andava bene pur di vedere la figlia diventare una star? Oppure meglio questo piuttosto che la povertà della Grande Depressione? Lascerò che siate voi a farvi un'idea. Lo sfruttamento sessuale di Shirley sullo schermo sembra già orribile, ma dietro le quinte la situazione era anche peggiore. Gli Educational Studios per cui lavorava Shirley divennero tristemente noti per lo sfruttamento dell'infanzia. Le prove duravano minimo 2 settimane, non regolarmente retribuite. I film erano realizzati in tempi record per risparmiare sui costi di produzione, a volte anche in soli 2 giorni. Avere a che fare con attori di 3 anni non agevolava di certo le tempistiche. Così il regista ideò un metodo per farsi ubbidire. Se uno dei bambini di Baby Burlesque non collaborava e si comportava male, veniva rinchiuso in una cabina acustica, alta 6 piedi per lato, senza finestre, soprannominata scatola delle punizioni o scatola nera, dove veniva costretto a sedersi al buio su un blocco di ghiaccio, anche per ore. Ciò venne testimoniato dallo storico e autore John Cassan in The Cultural Turn in US History e dalla stessa Temple, che è stata mandata nella scatola diverse volte. Sembra che Shirley cercò di raccontare alla madre della scatola, ma fu immediatamente liquidata e accusata di essersi inventata tutto. La Temple scrisse nelle sue memorie: per quanto ne so, la scatola nera non ha causato danni duraturi alla mia psiche. La sua lezione di vita, tuttavia, è stata profonda e indimenticabile. Il tempo è denaro. Tempo sprecato significa soldi sprecati e questo significa guai. Il tempo e denaro fu una lezione che Shirley ripassò più volte. Ad esempio quando fu costretta a lavorare il giorno dopo essersi sottoposta a una seria operazione al timpano, oppure quando venne costretta a ballare su un piede ferito. E per non farci mancare niente, per agevolare il pianto della bambina nelle scene in cui era richiesto, lo staff le raccontava storie spaventose in cui la madre veniva rapita e quant'altro. In questo modo ottenevano un bel pianto naturale. Nella sua autobiografia Child Star del 1988, Temple descrisse la serie Baby Burlesque come uno sfruttamento cinico della nostra innocenza infantile, ma ammette che senza di esso non sarebbe diventata la cosiddetta America's Sweetheart, ovvero la fidanzatina d'America. In questo orribile quadro devo però precisare una cosa. Ho sentito dire da alcuni che lo sfruttamento di Shirley fu tale da non consentirle né di studiare né di giocare, ma devo dissentire almeno in parte. In verità gli alloggi di Shirley durante le riprese erano dotati di vari giochi per bambini, almeno nel periodo in cui divenne famosa, per poter giocare durante il tempo libero. Poi non so quanto e se li usasse, ma una cosa è sicura: studiò con tutor privati fino alla prima media, quando la madre la iscrisse a una scuola per ragazze. Nonostante Shirley avesse un po' di difficoltà a rapportarsi con gli altri studenti, una sua compagna di classe affermò che l'attrice si era integrata subito e sembrava felice di essere lì. Shirley frequentava spesso i balli scolastici e le attività extracurricolari e sempre secondo questa sua compagna gli studenti non la trattavano in modo diverso nonostante la sua carriera cinematografica di successo. La Temple si diplomò nella scuola nel 1945. Film dopo film la popolarità di Shirley saliva fino a raggiungere la fama internazionale nel 1934 con il film Bright Eyes, prodotto dalla Fox Film Corporation e scritto appositamente per lei. Shirley aveva 6 anni e quell'anno recitò in 10 film. Uno di questi, La mascotte dell'aeroporto, le valse un Oscar giovanile, premio inventato appositamente per lei. Grazie a questo film la Fox si salvò dalla bancarotta all'apice della Grande Depressione. Il successo conquistato nei primi anni 30 si stabilizzò nella seconda parte del decennio. Per quasi tutto il lustro Shirley fu ai vertici dello Star System. Tra il 1932 e il 1949 la piccola attrice recitò in oltre 40 film. Per 3 anni, tra il 35 e il 38, fu la star più quotata al botteghino di Hollywood, rubando il titolo a Clark Gable.
Per ben 4 anni di seguito fu al top delle star più pagate di Hollywood e la Fox le corrispose $20.000 alla settimana. Nella categoria femminile la Temple era di gran lunga al di sopra di Greta Garbo, mentre solo Cary Grant la superava in termini assoluti. Shirley Temple divenne un fenomeno mediatico e culturale, qualcosa che andava ben oltre il cinema. Il pubblico la adorava e i prodotti con la sua immagine andavano a ruba. Bambole, canzoni, tazze, cappelli, vestiti. Questi prodotti fruttarono milioni di dollari arrivando al livello di quelli di Topolino. A cosa doveva tutto questo successo? Perché Shirley piaceva così tanto? Innanzitutto era una bambina piena di talenti, una vera enfant prodige. Era una brava attrice e cantante, ma soprattutto una fantastica ballerina. Era capace di eseguire complicate coreografie di tip tap, come quando ballò accanto a Bilbo Jungles Robinson, uno dei più grandi ballerini di tutti i tempi, nel celebre Tip Tap sulle scale. Quest'ultima danza, in cui Shirley si presenta mano nella mano con Robinson, provocò il boicottaggio in alcuni stati del sud, che ritennero inaccettabile che un nero toccasse una bambina bianca. Questi film risultavano quindi progressisti per l'epoca e nonostante ciò alcune scene sono state censurate nelle edizioni moderne a causa degli stereotipi razziali che vi erano contenuti. Un'altra prova di straordinario talento e professionalità Shirley la diede nel film Chin Chin, quando recitò in cinese maccheronico, nonostante fosse un piccolo film destinato alle videocassette e girato in pochi giorni. Un altro fattore decisivo per il suo successo è stato il periodo storico in cui Shirley ha debuttato, ovvero durante la Grande Depressione, una grave crisi economico-finanziaria che colpì l'economia globale tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30. Durante questo periodo i film della piccola Temple portavano speranza e ottimismo nella popolazione. In 16 dei 20 film che Shirley fece per la Fox, interpretò personaggi con almeno un genitore deceduto. Lo scopo era incoraggiare il pubblico adulto a identificarsi con il suo genitore. Una bambina orfana che nonostante tutto aveva successo nella vita e trovava una soluzione ai problemi era di ispirazione per chi lottava per rimanere a galla. Oltretutto, l'aspetto della bambina, con il viso paffutello e le fossette sulle guance, compensava la vista deprimente dei bambini americani nei cinegiornali dell'epoca, sporchi e deperiti a causa della povertà che affliggeva il paese. Shirley divenne l'ideale di bellezza infantile associato al benessere. Possiamo dire che il ruolo rivestito dalla bambina nei film fu molto politico. Il presidente Franklin Roosevelt in persona disse: "Finché il nostro paese avrà Shirley Temple, noi staremo bene". Sempre Roosevelt sollecitò l'attenzione del governo nei confronti delle produzioni cinematografiche, sottolineandone l'importanza allo scopo di creare un'atmosfera favorevole alla ripresa. "È meraviglioso", disse, "che per pochi centesimi ogni americano possa entrare in un cinema e vedere il sorriso di una bimba che gli ridarà la forza di andare avanti". L'ultima interpretazione del successo di Shirley è decisamente ambigua e inquietante, perché si tratta della sua bellezza innocente, apprezzata dal pubblico maschile dell'epoca, che la considerava l'opposto della figura del femminismo rappresentata da Mae West. Alla donna aggressiva dalla sessualità esplicita si contrapponeva la fanciulla dolce e indifesa che ispirava negli uomini protezione. Ma Shirley era una bambina. Come può essere paragonata a una fanciulla da proteggere? Quindi si presume a una donna adulta a cui pensare in senso romantico, e forse non solo quello. Sembra che se parte del pubblico la considerasse solo un'adorabile bambina che metteva allegria, un'altra parte invece la vedeva come un oggetto sessuale. Quanto fosse grande questa fetta di pubblico non sono riuscita a capirlo. C'è chi dice che i ruoli di Shirley furono sempre fortemente sessualizzati, perché in molte scene viene sollevata, abbracciata da uomini adulti, come ad esempio nel lungometraggio Bright Eyes, dove la bambina viene portata, sostenuta e quindi toccata da una dozzina di uomini adulti. Ma sinceramente io, guardando queste scene, non ci ho visto nulla di male. Non mi sembra che la tocchino in modo inappropriato per una bambina. Infatti questi film potete tranquillamente trovarli su YouTube. Una cosa però devo dirla: anche se non ho visto tutta la sua filmografia, ho notato che sono quasi sempre uomini ad avere contatti fisici con lei, a sollevarla, abbracciarla, eccetera. Che sia stato un modo per stuzzicare le fantasie perverse di una certa parte di pubblico? Questo era quello che affermavano diversi critici cinematografici, tra cui lo scrittore
scrittore Graham Greene, che per come si espresse su Shirley sembrava egli stesso far parte di quel pubblico malsano. Greene arrivò ad accusare Shirley di incitazione alla pedofilia a causa di un'ostentata tendenza all'olitismo. Nel 1937 questo romanziere scrisse una recensione sulla rivista Night and Day, in cui parlava dell'apparizione di Shirley nel film Alle frontiere dell'India. Riprendendo il giudizio di diversi critici precedenti, accusava gli ammiratori della Temple di pedofilia. Questa è la recensione disgustosa di Greene. Il caso della signorina Temple, tuttavia, è di interesse peculiare. Per lei l'infanzia è solo un travestimento, il suo appeal è più segreto e più adulto. Già 2 anni fa era un bel bocconcino. La sua infanzia, secondo me, si è conclusa con la piccola ribelle. In Capitan Gennaio indossa i pantaloni con la matura coscienza di una Dietrich. Il colletto elegante e già ben sviluppato si dimena nel tip-top. Gli occhi in tralice ti cercano con maliziosa civetteria. Al momento dell'uscita del film, Shirley aveva 8 anni. Poi continua con: adesso, in Alle frontiere dell'India, con quel gonnellino corto, è davvero uno schianto. Guardatela mentre corre tra le baracche indiane. Ascoltate l'affannoso respiro di eccitazione dei suoi attempati spettatori quando il sergente la solleva in alto. Osservate con che disinvoltura professionale squadra un uomo, con fossettine di depravazione. Sentimenti d'amore e di passioni adulte filtrano attraverso la maschera dell'infanzia, un'infanzia che è soltanto un velo. Tutto ciò è molto astuto, ma non può durare. Se i suoi ammiratori, signori di mezza età ed ecclesiastici, soggiacciono alla sua ambigua civetteria e alla vista del suo corpicino ben fatto e desiderabile, che trabocca di una smisurata vitalità, è solo perché la storia e la sceneggiatura alzano una barriera di sicurezza tra la loro ragione e il loro desiderio. Già negli anni precedenti Greene aveva recensito i film della Temple, a volte lodandola. Non mi aspettavo un'energia così forte che manca totalmente alle sue colleghe, disse. Ma notò anche che Shirley Temple danza con grande vigore e capacità, ma gran parte del suo successo le deriva da quella civetteria matura, quasi quanto quella di Miss Colbert, e da quel corpo stranamente sviluppato, così voluttuoso in pantaloni di flanella grigia come quello di Miss Dietrich. Greene tenderà spesso a insultare la bambina, definendola una nana di 50 anni oppure una totale idiota. I toni usati nella recensione sul Night and Day furono talmente eccessivi che la madre di Shirley e la casa produttrice lo denunciarono per diffamazione e Greene fu accusato di perversione. La cosa ebbe notevole risalto sui giornali, costringendo Greene a fuggire in Messico. Intanto la rivista Night and Day chiuse i battenti. Queste perverse attenzioni mediatiche erano già terribili, ma quello che visse Shirley fuori dalle scene fu ancora più traumatizzante. Nel 1940, all'età di 12 anni, Shirley Temple ebbe un incontro con il produttore della Metro-Goldwyn-Mayer, Arthur Freed. Erano nel suo ufficio quando lui si denudò davanti a lei dicendo: «Ho qualcosa fatto apposta per te». Lei rispose con una risata nervosa e lui la cacciò fuori. Shirley ricordò con ironia: con il volto spalancato in un sorriso, si alzò di scatto ed eseguì una strana mossa teatrale con i vestiti. Avendolo considerato più un produttore che un esibizionista, mi raddrizzai di colpo. Non avevo ancora 12 anni e non apprezzavo ancora molto la versatilità maschile. E così drammatico fu il salto tra le speculazioni adolescenziali e la sfolgorante rivelazione di Freed che reagì con una risata nervosa. Disprezzo o terrore si sarebbe potuto aspettare, ma non l'insulto dell'umorismo. «Fuori!» urlò incurante del suo disordine, indicando imperiosamente la porta chiusa. Sembra che l'attrazione per i bambini di Freed non fosse un segreto, ma questo non gli impedì di continuare a produrre film di grande successo, come Cantando sotto la pioggia o Il mago di Oz. Anni dopo, all'età di 17 anni, Shirley incontrò il produttore David Selznick, della Selznick International Pictures, famoso per Via col vento. Shirley era stata avvertita da Anita Colby, la direttrice artistica, di stare attenta se avesse trovato Selznick in calzini. La Temple scrisse nella sua autobiografia che questo le diede l'impressione che si
occasionale potesse essere una condizione per ottenere un impiego con Selznick, e non passò molto che Shirley ne ebbe la conferma. Da adulta raccontò quello che accadde nell'ufficio di Selznick. Girando intorno al mio lato della scrivania, lui allungò la mano e mi prese la mano nella sua. Abbassai lo sguardo e vidi i piedi con i calzini rivelatori. Liberandomi, mi voltai verso la porta, ma ancora più rapidamente lui allungò la mano oltre il bordo della scrivania e azionò un interruttore che avevo scoperto da Colby essere un dispositivo di blocco porta a distanza. Ero intrappolata. Come nel cartone animato del lupo e del maialino, ancora una volta girammo in tondo e invertimmo le direzioni intorno ai suoi mobili. Dotata dell'agilità di una giovane ballerina e confrontata con un produttore eccitato ma sovrappeso, non ho avuto difficoltà a evitare la sua goffa passionalità. In un'altra occasione, dopo aver rimproverato un direttore di Hollywood per le sue avance, lui rispose: "Guarda, diventerò un grande dirigente. Dovremo andare d'accordo. Quello che avevo in mente era solo una formalità sul posto di lavoro." E lei rispose: "Potrebbe essere nel tuo contratto, ma non nel mio." E lui continuò dicendo: "Il sesso è come un bicchiere d'acqua. Hai sete? Bevi. Vuoi fare sesso? Lo fai." La Temple non rivelò il nome di questo produttore, ma si riferiva a lui con il termine mago. Poi fu la volta del comico George Jessel, che la invitò nel suo ufficio per discutere di un ruolo chiave nel suo prossimo film. La Temple scrisse: "Eravamo a un passo di distanza l'uno dall'altro, occhi negli occhi. Con un movimento rapido si aprì i pantaloni e con un gesto improvviso mi circondò con un braccio. Potevo sentire l'altra sua mano che cercava di sollevarmi la maglietta. Subito dopo l'episodio del mago, questo nuovo assalto sembrava irreale, ma potevo fare ben poco se non spingere il mio ginocchio destro verso il suo inguine. Dolore, disgusto e odio attraversarono il suo volto, ma non provai alcuna pietà. Il mondo dei film per adulti sembrava sempre più popolato da un branco di gatti randagi che si accoppiavano. Per tutta la sua breve carriera cinematografica, Shirley è stata costretta a combattere contro i predatori sessuali, ma queste non furono le uniche sfide che la vita aveva in serbo per lei. Quando era ancora piccola, iniziarono a girare voci sgradevoli e false sul suo conto. Una riguardava i suoi iconici riccioli biondi. Dicevano che erano finti e che indossasse una parrucca. Shirley ricorda che occasionalmente i fan le tiravano i capelli per testare questa voce. Scrisse che a volte desiderava di poter indossare davvero una parrucca, così non avrebbe dovuto sottoporsi al faticoso processo notturno che doveva sopportare per mantenere i suoi bei capelli, e che includeva anche un risciacquo settimanale con aceto che le bruciava gli occhi. Ma la voce più infamante era quella che la accusava di non essere una bambina, ma una nana trentenne che si atteggiava ragazzina. I suoi critici sottolineavano la sua corporatura robusta e il fatto che Shirley sembrava non perdere mai un dente da latte. Per alcuni i suoi denti avevano l'aspetto di quelli di un adulto, per altri invece erano stati limati per assomigliare a quelli da latte. La verità è che Shirley sul set indossava placche e capsule dentali per nascondere gli spazi lasciati dai dentini caduti, per una questione estetica. La voce che Shirley fosse in verità un'adulta divenne così diffusa e ossessiva, soprattutto in Europa, che il Vaticano inviò padre Silvio Massante a indagare su di lei quando la bambina aveva 10 anni. Tutto ciò dovette essere parecchio stressante per la piccola Shirley, ma quello che accadde nel 1939 fu un evento ancora più traumatizzante. Shirley si stava esibendo durante una diretta radiofonica e mentre cantava la canzone di Natale Silent Night, una donna tirò fuori una pistola e la puntò contro di lei. La donna si era convinta che l'attrice avesse rubato l'anima di sua figlia morta e uccidendola l'avrebbe liberata. Fortunatamente la polizia catturò e disarmò velocemente la donna e la giovane star non subì alcun danno fisico, perlomeno. Shirley era all'apice della carriera, osannata, criticata, vittima di fanatismi, ma il tempo remava contro di lei. Shirley stava crescendo. Il tracollo della carriera dell'attrice iniziò nel 1939, quando aveva 12 anni, quando cominciò a uscire dall'infanzia. Che caso, eh? In quell'anno Shirley perse il ruolo di Dorothy nel musical Il Mago di Oz, ruolo che originariamente era stato pensato per lei. La Fox infatti non le concesse di realizzare un film con la rivale MGM. Alla fine il ruolo fu assegnato a Judy Garland, che aveva 4 anni più di lei. Sebbene questa possa essere stata una delle più grandi
grandi delusioni della carriera di Shirley, il lato positivo fu che le fu risparmiata un'altra aggressione. Secondo la Garland, il capo dello studio della MGM, Louise Meyer, le palpeggiava regolarmente il seno sinistro, dicendole che cantava con il cuore. Quando Judy finalmente lo affrontò per questo comportamento, Meyer sembrò scioccato, le disse che si sentiva come un padre per lei. Ritornando a Shirley, da questo momento iniziò la sua parabola discendente. Il successivo film, La piccola principessa, non raggiunse il successo che la Major si aspettava, retrocedendo la Temple dal primo al sesto posto nella classifica dei maggiori attori. Con Alla ricerca della felicità del 1940 andò ancora peggio. Questo film ad altissimo budget avrebbe dovuto bissare il successo del Mago di Oz, di cui riprendeva varie caratteristiche. Invece non ripagò minimamente i costi e venne addirittura ritirato prematuramente dalle sale. Era chiaro che il pubblico non amasse più Shirley come prima. Era cresciuta, non era più la bimbetta tanto sveglia e carina che suscitava tenerezza e simpatia. La Temple girò con la Fox un ultimo film, Non siamo più bambini, in cui salutava simbolicamente il suo pubblico, ringraziandolo dei tanti momenti felici trascorsi insieme. Subito dopo la casa produttrice rescisse il contratto e sancì così la conclusione della carriera della Temple come bambina prodigio. Raggiunta l'adolescenza e dopo la fine del contratto con la Fox, l'attrice tentò il passaggio ad interpretazioni più adulte con il film Kathleen del 1941, in cui impersonava un'adolescente orfana di madre e in conflitto con il padre e la psichiatra cui il genitore l'aveva affidata. Il film ebbe scarsissimo successo e la MGM, che aveva prodotto la pellicola, rescisse il contratto. Ciò nonostante, Shirley ci riprovò l'anno successivo con il film Miss Annie Rooney. Questo film fu pubblicizzato come il primo film in cui Shirley Temple bacia un ragazzo, ma neanche la scena in cui a metà pellicola scambia un bacio sulla bocca con il coprotagonista bastò ad assicurare il successo della commedia, che fu ritirata presto dalle sale. Successivamente poche furono le interpretazioni di rilievo e molti i fiaschi. Recitò in 29 film dai 3 ai 10 anni, ma finì per apparire solo in 10 dai 14 ai 21 anni. Nel 1945 gli iconici capelli dorati di Shirley erano diventati castani e fu descritta come un'adolescente insignificante dallo storico del cinema David Thompson. Sebbene avesse recitato in oltre 40 film, il telefono smise di squillare e nel 1950, all'età di 22 anni, dopo l'ennesimo flop, si ritirò dal cinema. 9 anni dopo il suo ritiro, nel 1958, la Temple partecipò a una serie televisiva per bambini, intitolata Shirley Temple Storybook, che ebbe un discreto successo e finì nel 1961. Dopodiché Shirley abbandonò definitivamente l'attività di attrice. I genitori di Shirley avevano già previsto che la durata della sua carriera sarebbe stata legata alla durata della sua infanzia e cercarono di allungare entrambe. Il certificato di nascita della Temple fu modificato spostando la data di nascita dal 1928 al 1929. Shirley non conobbe la sua reale data di nascita fin quando non ebbe compiuto 13 anni. Beh, sarà stata anche una carriera breve, ma molto intensa e fruttuosa. Shirley avrà guadagnato un sacco di soldi e adesso poteva finalmente riposarsi e goderseli, ma non fu proprio così. Al suo apice la bambina guadagnava $10.000 a settimana. Per ogni film completato, un bonus di $15.000 veniva versato in un fondo fiduciario per lei e l'importo fu poi aumentato a $35.000. Non c'era pericolo che Shirley sperperasse i soldi perché i suoi le davano solo $13 al mese di paghetta. Da adulta Shirley scoprì di aver guadagnato 3,2 milioni di dollari. Era ricca allora? Niente affatto, perché scoprì che di quei soldi solo $44.000 erano rimasti sui suoi conti bancari. Suo padre non aveva versato i suoi guadagni infantili nel fondo fiduciario come ordinato dal tribunale. Nella sua autobiografia, la Temple, sempre indulgente, descrive l'accaduto con totale distacco. Per ragioni che alcuni potrebbero trovare inspiegabili, non ho provato né delusione né rabbia. Ok, dopo la carriera da enfant prodige, Shirley rimase senza il suo patrimonio, ma almeno trovò l'amore.
o così sembrava all'inizio. Nel 1945, a soli 17 anni, Shirley si sposò con John Agar, un attore di film horror a basso budget. John si rivelò presto un alcolizzato violento che abusava regolarmente della moglie adolescente. La tradiva continuamente e veniva spesso arrestato per guida in stato di ebbrezza. Nel 1949 la Temple chiese il divorzio per motivi di crudeltà. A quel tempo John la incolpò e cercò persino di ostacolare la sua nomina a un incarico diplomatico nel 69, definendola emotivamente instabile durante il controllo dei precedenti penali dell'FBI. John non riuscì comunque a bloccare né la carriera di Shirley né la sua vita sentimentale. Nel 1950, infatti, l'ex attrice conobbe l'uomo d'affari Charles Alden Black, che sembra non avesse mai visto nessuno dei suoi film, e probabilmente Shirley ne fu felice. Sta di fatto che dopo un corteggiamento di 12 giorni si sposarono. Fu in quell'anno che Shirley decise di ritirarsi dallo show business, affermando in una conferenza stampa: "È abbastanza, il mio unico contratto è con il signor Black ed è esclusivo". Il loro matrimonio durò quasi 55 anni, fino alla morte di Black nel 2005. In quel periodo la Temple fece parte dei consigli di amministrazione di aziende e organizzazioni, tra cui la Walt Disney Company. L'ex attrice si dedicò alla politica, candidandosi al Congresso degli Stati Uniti per il Partito Repubblicano nel 67. Successivamente ricoprì diversi incarichi diplomatici e no profit. È spesso ricordata come il primo personaggio pubblico ad aver parlato pubblicamente di tumore al seno, in un periodo dove la gente non diceva mai cancro o seno in pubblico. Shirley ha aiutato la figlia Lori a liberarsi dell'eroina. La Temple convinse anche tutta la famiglia a partecipare alle sedute psicologiche della figlia per aiutarla nella riabilitazione. Sebbene Lori affermi di aver avuto un rapporto difficile con sua madre durante l'infanzia, attribuisce a lei il merito di averla aiutata a liberarsi dalla dipendenza. Nel 98 la Temple fu onorata al Kennedy Center per il suo contributo al cinema e alla cultura americana. Si può dire che il mondo divenne più gentile con lei negli ultimi anni rispetto a quando era bambina. Morì di broncopneumatia cronica ostruttiva il 10 febbraio 2014, all'età di 85 anni, nella sua casa di Woodside, in California, accudita dai suoi familiari. Nonostante lo sfruttamento, gli abusi e la violenza mediatica, sembra che Shirley non si sia mai pentita della sua carriera cinematografica. Anzi, sosteneva che le piacesse la vita frenetica che faceva da piccola e che fosse lei a trascinarsi dietro la madre. Anche quando scoprì che il padre l'aveva derubata, non perse la calma. Vabbè, succede. È come se fosse sempre stata consapevole che esistesse un prezzo da pagare per essere la beniamina d'America e lei lo avesse accettato come se dopo tutto non fosse poi così grave, ma ne valesse la pena. Come testimoniato nella sua autobiografia, in cui scrisse che i suoi primi corti erano uno sfruttamento cinico della sua innocenza infantile, ma ammette che senza questo sfruttamento non sarebbe diventata la cosiddetta America's Sweetheart, ovvero la fidanzatina d'America. Shirley affermava di essere uscita dagli eventi traumatici della sua vita senza cicatrici. Io non credo che sia vero, ma piuttosto che se ne sia convinta. Dobbiamo anche tenere presente l'epoca in cui è cresciuta, un'epoca in cui certi abusi erano considerati normali, e questo probabilmente deve aver influenzato la percezione di Shirley sulla gravità di quanto le è accaduto. Nonostante ciò, Shirley Temple se l'è cavata davvero bene nella sua vita post cinema, dimostrandosi una donna fortissima. Lascio a voi altre possibili interpretazioni. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di sostenere il canale mettendo un mi piace e iscrivendovi se ancora non l'avete fatto. Alla prossima, ciao! Definitely.